Ragazzi, Asher Racing F64 V3. Finalmente. Sono veramente mesi che non vedevo l'ora di poter mettere le mani su quello che è uno dei miei volanti, ve lo dico già ragazzi, preferiti. Potevamo stupirvi con effetti speciali e colori ultra vivaci. Ok, basta così. Uno, perché già ho usato per tanto tempo l'Asher F24, ma ero veramente curioso di provare il nuovo modello F64 di Asher. Ma anche in questo caso, banda alle ciance, sigla! Ciao ragazzi, come vi ho detto, oggi parleremo dell'Asher F64 versione 3. In questo caso specifico è la versione SYNCUBE 2 Wireless, ma di tutte le caratteristiche adesso le andremo a parlare piano piano. Inizio con dirvi la parte del packaging. Asher ha sempre avuto un packaging molto semplice e anche l'F64, ragazzi, non è da meno. È una normalissima scatola, ma all'interno il suo volante è ben riposto in un polistirolo sagomato. All'interno della scatola troverete adesivi Asher che potrete attaccare su tutta la vostra postazione e anche un set di adesivi per andare a personalizzare i vostri pulsanti. Io anche in questo caso non li ho attaccati. Giocando in VR personalmente non mi piacciono anche a livello estetico, quindi lo preferisco in realtà nudo e crudo, così come Asher lo ha creato, ma comunque all'interno ci sono per chi piace e può personalizzare il proprio volante. Sempre all'interno troverete un set di calamite, perché di base vengono montate delle calamite dallo spessore di 5 mm, ma all'interno ne troverete un set da 4 dallo spessore di 3 mm per andare a ammorbidire un pochino quello che è il cambio. Io personalmente ho lasciato quelle originali. In più ci sono anche dei piccoli spaziatori in plastica che servono anche per andare a fare delle micro regolazioni in quelli che sono lo sforzo che servirà per la cambiata. Naturalmente, andandola a interporre tra una calamita e l'altra, andrete a diminuire un pochino il potere attrattivo delle calamite stesse e quindi andrete a creare anche delle micro regolazioni all'interno del set da 5 mm e da 3 mm. E poi ragazzi tirerete fuori il volante. Quindi entrerei subito con quelle che sono le caratteristiche estetiche dell'Asher F64. Parliamo di un volante dal diametro di 28 cm e mezzo, come anche molti suoi competitor. In questo caso tutta la parte del body, sia frontale che retro, è in alluminio CNC. Ragazzi, è un volante anche dalle fattezze molto compatto e anche molto leggero. In più vi dico che proprio per i materiali che vengono utilizzati, qua a livello di rigidità siamo praticamente, credo, al massimo di quello che si possa raggiungere per un volante. Non esiste neanche lontanamente il sentore di un piccolo imbarcamento del volante, ma proprio per i materiali con cui è costruito. La piastra frontale è da 5 mm, quindi ragazzi nessun tipo di torsione neanche a prenderlo a martellate. La parte delle impugnature sono molto simili a quelle che io ho ritrovato anche nell'Asher F24, l'ultimo modello che ho provato. Vi dico, a livello di ergonomia, ragazzi, a mio avviso sono tra i volanti più comodi nelle impugnature che ho mai provato. A livello di materiali è una sorta di gomma siliconica abbastanza morbida, direi tra un 70 e 80 Shore, quindi dà anche un ottimo senso di grip. La parte dello spessore delle impugnature è buona. La cosa che ho trovato è che il tipo di gomma, utilizzandolo con le mani, è un pochino appiccicosa e questo un pochino tende a far raccogliere la polvere. Naturalmente per il tipo di materiale con cui sono fatti sono tranquillamente pulibili con un panno. In più vi dico la verità, io li ho utilizzati sempre, ma come faccio sempre con qualsiasi tipo di volante, con i guanti, e con i guanti in realtà il tipo di grip che donano proprio per questo
proprio per questo loro materiale in realtà è fantastico, soprattutto perché su un volante formula, magari a differenza di quello che potrebbe essere un volante rotondo, che magari si può utilizzare anche per il drifting o magari per macchine old style in cui può servire far scivolare il volante tra le mani, in questo caso questo tipo di gomma con i guanti per esempio che utilizzo io, i frame, che hanno all'interno anche loro una sorta di trama in gomma, vi dico che il grip, ragazzi, è assurdo e personalmente molto piacevole. Arriviamo adesso alla dotazione pulsanti. Naturalmente nel caso di Asher l'acronimo F64 sono la totalità delle funzioni che può raggiungere questo volante con tutti i suoi pulsanti. In questo caso troviamo 6 pulsanti premibili da questa parte e 6 da quest'altro per un totale di 12. Vi faccio vedere il click, ve lo faccio anche sentire. Ragazzi, vi dico, il click dei pulsanti Asher è un click unico. Anche per la forma dei pulsanti che hanno una corsa abbastanza pronunciata rispetto ad altri, ma la cosa molto carina è che in realtà è una corsa piena, c'è una sorta credo di gomma piuma o gomma all'interno prima di arrivare a premere lo switch che dà l'attivazione, molto molto piacevole. Naturalmente, ragazzi, sarà un po' il fil rouge di questa recensione, tutti i materiali che Asher utilizza, facendo parte del gruppo KW Automotive, tutti i componenti hanno una derivazione automobilistica. Alcune scelte e miglioramenti che Asher ha fatto di questo volante anche rispetto ai precedenti modelli sono tutte piccole modifiche atte a trasformare questo genere di volante in un volante che potrebbe essere tranquillamente montato su un'auto reale. E questo è uno un po' dei motivi per cui, per mio gusto personale, ragazzi, prendetelo quindi con tutte le pinze, è tra i miei volanti preferiti proprio anche per lo stile di elettronica che monta, di stile estetico, perché mi dà un pochino più l'idea di quello che potrebbe essere un volante reale montato su un'auto, in realtà con pochi fronzoli ma con una qualità percettiva per mio gusto molto alta. Tornando a noi, nei pulsanti questi alti ci sono anche delle cover intorno in alluminio per rendere più distinguibili questi pulsanti, ma ragazzi, veramente il feedback molto molto piacevole, molto molto piacevole. In questo caso una delle novità in questa nuova versione V3 dell'F64 sono i rotari qui di lato. A mio avviso mi piacciono perché molti li utilizzano anche con il pollice, perché sono tranquillamente raggiungibili con il pollice, ma con un movimento che a me non piace particolarmente. In realtà in guida a me piace moltissimo toccarli con il mignolo e quindi fare tutte le regolazioni mantenendo sempre ben salda l'impugnatura. Tutte le cover cap in questo caso sono in alluminio ricavate dal pieno e naturalmente a livello stilistico di colore riprende quelli che sono sempre state le colorazioni che ha avuto Asher. Nella parte laterali vicino ai pollici abbiamo due funky switch, quindi direzionali, rotabili e premibili, anche loro con una cover cap in alluminio. Nella parte alta ci sono dei rotari, vi faccio sentire anche il tipo di rotazione, è una rotazione molto decisa, anche le dentellature sono ben spaziate e danno un ottimo feedback e in questo caso sono anche premibili. In più nella parte sotto troviamo questi altri encoder rotativi, e li chiamo proprio encoder rotativi perché possono assumere la funzione sia del destra-sinistra che assumere per ogni scatto un valore diverso. In questo caso nella versione wireless, molto carina, ve la faccio già vedere, nella parte alta ci sono questi interruttori che vanno a decidere proprio le funzioni di questi rotari, anche degli encoder se volete utilizzarli anche come pulsante, ma è molto carino perché non serve nessun tipo di software e si fa tutto direttamente dal volante. Personalmente l'ho trovata veramente una grande idea, non dover per forza aprire programmi strani, ma anche mentre siete in gioco potete decidere tranquillamente quelle che saranno le funzioni del vostro volante. Come vi ho detto, la front cover è in alluminio satinato, in questo caso spazzolato. Vi faccio vedere anche nel caso uno ci appoggi le dita sopra, personalmente non lascia impronte di nessun tipo. Faccio questa specifica perché ho visto qualche altra recensione che parlava di impronte eccetera, ma ragazzi, io sicuramente ho le mani pulite, però non lascia nessun residuo di nulla,
personalmente strapromossa anche la finitura con cui sono fatti questi volanti. Nella parte in alto ci sono due piccoli LED che naturalmente serviranno nel momento di accoppiamento, vi faranno vedere che il volante si è accoppiato e a quel punto si spegneranno, ma si accendono anche quando andrete a calibrare le frizioni. E quindi passerei subito alla parte retro del volante, in cui inizialmente troviamo questa porta USB di tipo C che servirà per la ricarica del volante. In questo caso, ragazzi, vi dico, non essendoci luci particolari accese, il volante durerà con una ricarica 800 ore. Non so per il tipo di utilizzo che voi ne fate, anche questo l'ho trovato sempre un aspetto, per mio gusto personale, ottimo, perché non devo stare, io una cosa che odio anche con i cellulari, doverli ricaricare in continuo. Anche in questo caso la durata e la longevità di una singola ricarica vi durerà per una vita. C'è la levetta di accensione, naturalmente quando l'accenderete verrà accoppiato direttamente dal vostro SyncCube, l'antennina di ricezione wireless e nella parte alta, come vi dicevo, ci sono tutta la serie di interruttori che vanno a decidere alcune funzioni dei pulsanti nella parte frontale. E quindi passerei a una delle chicche. Il cambio Usher, uno dei miei preferiti, ce ne sono tanti molto buoni. Il feedback di questo mi è sempre molto piaciuto, naturalmente anche in questo caso è esente totalmente da giochi, non c'è possibilità di andare a regolare la distanza, ma ragazzi, io anche in altri volanti non la modifico mai, mi trovo sempre bene. Un aspetto che mi ha portato poi a fare anche alcune domande ad Usher su alcuni aspetti di questo volante, che la loro mission nella decisione, in alcune decisioni di linee estetiche e di cose che riguardano i loro prodotti, è sempre perché vogliono portare il reale all'interno della simulazione. In questo caso l'attivazione elettronica della paletta è con un micro switch. Usher di solito utilizza gli Omron, che sono tra i migliori che ci sono in circolazione. Per quanto riguarda invece l'elettronica della frizione, ve lo dico subito, è a sensori di Hall, non c'è contatto e quindi nessun tipo di usura nel tempo. Anche in questo caso, per quanto riguarda la frizione, tutto il sistema in alluminio. Sono leggermente diverse da quelle che erano nei precedenti modelli. In questo caso non è possibile regolare nemmeno la corsa. Io in realtà ho chiesto, anche in questo caso ho chiesto ad Usher, il sistema che hanno creato per questo volante da gaming in realtà è lo stesso che hanno utilizzato anche per volanti da gara che vengono utilizzati nel reale. E sempre appunto per questa loro filosofia hanno fatto questo genere di scelte. Potrete solamente spostarlo più esternamente o più internamente. In realtà in questo caso io l'ho spostato un pochino più internamente perché me lo avvicinava un pochino. Io vi faccio vedere come ci arrivo tranquillamente con il mignolo, senza fare nessun tipo di movimento con la mano. Il tipo di durezza, anche in questo caso il tipo di durezza non è regolabile, ma la cosa molto carina è che c'è un uniball all'interno che tiene sempre in tensione la molla, vi dà sempre questa sensazione di pienezza ogni volta che l'andrete a premere. È la prima volta che provo le frizioni di Usher, anche in questo caso personalmente mi viene da promuoverle, anche se non hanno particolari regolazioni. E in questo caso faccio una piccola digressione. Ci sono anche altre pedaliere o per esempio dei cambi sequenziali, dei cambi manuali che non hanno particolari regolazioni. Molto spesso avere tante regolazioni, ma lo è anche per me, è l'idea di avere un prodotto che vi potete più cucire addosso, però molto spesso nelle tante regolazioni potrebbe non esserci quella più adatta a voi. Io in alcuni casi, come mia esperienza personale, posso dire che ci sono dei prodotti che, anche se non hanno tutte le regolazioni che possono avere altri prodotti, per esempio nelle pedaliere, a mio avviso potrebbero avere un feeling, una costruzione migliore rispetto ad altri. Quindi è sempre tutto molto relativo a quello che è il prodotto stesso. Però naturalmente durante una recensione io vi devo spiegare quelle che sono tutte quante le regolazioni e come funziona il volante. Anche perché per esempio nei modelli precedenti, e questo tanto per farvi riflettere, il sistema che aveva Usher nelle frizioni era regolabile nella corsa e hanno deciso in questo modello, proprio per portare il reale nel virtuale, di montare lo stesso modello che montano anche nel reale, e quindi non ha una regolazione di corsa, è uno standard del mondo racing reale. Per quanto riguarda l'attacco con il quick release, è un attacco standard da 70 mm, quindi dovrete montare il quick release di SyncCube anche con, io la chiamo sempre la rosellina, che porta il diametro di montaggio da 50 a 70. Altro aspetto molto importante
in questo caso sempre parlando delle doppie frizioni del dual clutch, è che è tutto settabile direttamente sul volante quando siete in game, e per settarle vi basterà premere in contemporanea i due funky switch per qualche secondo. Nel momento in cui li premerete si accenderanno le lucette che sono sopra e a quel punto sarà attivata la modalità di regolazione della doppia frizione, e quindi con il rotary di sinistra andrete a fare incrementi o decrementi di un 1%, con il rotary di destra invece andrete a fare aumenti e decrementi di 0,1%. Ragazzi, mi sembra anche un po' eccessivo la regolazione anche con la virgola. Secondo me questa è più che sufficiente per regolare nel modo migliore le vostre frizioni. Ragazzi, comunque penso sia arrivato il momento di vederlo in azione. Bentornati e arriviamo alle conclusioni finali. Io naturalmente ringrazio Asher veramente di cuore nel credere nel mio canale, nella presentazione di quelli che sono i suoi prodotti. In questo caso, ragazzi, parliamo dell'F64 che al momento è il suo prodotto di punta. A livello di dotazione pulsanti, ragazzi, veramente ci sono funzioni per tutti i gusti. A livello di ergonomia, che credo che sia la parte più importante quando si parla di un volante, soprattutto anche nei casi in cui si parla di un volante formula, perché costringe la posizione un pochino più ferma rispetto ad altri volanti in cui capita di spostare le mani. In un volante formula restano sempre nello stesso punto, e proprio nella linea, nell'ergonomia dei volanti Asher mi sono sempre trovato veramente molto bene e molto comodo. Naturalmente tutto dipende sempre anche come montate la base e l'inclinazione, che è derivante poi dalla posizione del vostro sedile. Cercate sempre di ottimizzare al meglio la vostra posizione. A livello di dotazione pulsanti, ragazzi, 64 funzioni, stiamo parlando a mio avviso della fantascienza, perché vi scorderete veramente le funzioni che andrete a dare a tutti i pulsanti possibili su questo volante. Ma sempre la cosa che a me piace è che c'è sempre attenzione a quello che è anche le esperienze, e quindi soprattutto i pulsanti e le funzioni principali ci si arriva tutto tranquillamente senza muovere troppo le mani dalla posizione di guida. Soprattutto amo questo genere di rotary qua, anche per il loro diametro un pochino più grande rispetto anche ad altri che ho trovato in altri volanti, e anche il tipo di dentellatura molto piacevole. Sono, diciamo, quelli che ho utilizzato di più. Naturalmente anche in questo caso la funzione con il doppio funky adesso è un'opzione che comincio a ritrovare anche in più volanti, veramente ottima.
si possono utilizzare per i menu del gioco e tantissime altre funzioni. Io per esempio anche per spostare il sedile, cioè riuscite veramente a mettervi tutte le cose che vi interessano all'interno del vostro volante. A livello di diametro 28,5 mi sono sempre trovato bene, mi piacciono anche molto anche volanti di questo genere con diametro da 30, questo poi dipende soprattutto molto spesso anche dalle auto che utilizzate. Naturalmente io giocando in realtà virtuale molto spesso l'occhio che vede quello dell'auto reale inganna tantissimo quella che è la dimensione reale. Questo genere di dimensioni aiuta a poter abbassare delle volte anche un pochino il feedback generale della vostra base, perché comunque essendo anche molto leggeri e molto reattivi riuscite anche a sentire i micro dettagli in maniera più nitida anche utilizzando volumi più bassi all'interno della vostra base. Esperienza del cambio, ragazzi, molto molto bella. In realtà anche a differenza dell'F24 che avevo provato, trovo una compattezza ancora più elevata rispetto anche a quel modello lì. Infatti ho chiesto anche a loro, mi hanno confermato che sono migliorati ancora di più alcuni processi per quanto riguarda la costruzione dei loro cambi, che a mio avviso si trovano al vertice di quella che è la mia personale classifica di migliori cambi a palette. Quindi non posso che promuovere la mia totale esperienza con questo volante. Ringrazio veramente Asher della possibilità che ha dato al mio canale per presentarvi il suo nuovo volante, so che molti di voi già lo stavano aspettando. Parliamo di un volante che costa 1.099 euro, va a scontrarsi con una linea di volanti sempre di altissimo livello. Naturalmente la scelta rimane la vostra. Personalmente vedrete sicuramente altri contenuti quando utilizzerò questo volante e naturalmente vi lascerò tutti i link in descrizione per poter acquistare l'F64 direttamente dal sito Asher. Vi ricordo sempre MDS Simparts, andatemi a cercare su Facebook, mettete un bel like anche lì. Spero che siate iscritti al mio canale in modo che ogni volta che uscirà un nuovo video, una nuova video recensione, sarete sempre i primi a saperlo e ci vediamo alla prossima review. Ciao!